So I'm emphasizing this because I think that therapeutically, when we work with parents, for example, but also I think with clients, you know, in psychotherapy, it's a different way of thinking, to think about these maladaptive strategies, like, for example, avoidance. Okay, I don't need, I'm strong, I can manage by myself. Or the other side, constantly hyperactivating, constantly worrying, never quieting down, never saying, this is good, this is sufficient, I feel okay. Okay? Rather than seeing them as maladaptive, seeing them as solutions that the child has developed to the problem of staying close, of needing closeness. Now, if you go back to what I just said half an hour or 45 minutes ago, all children attach. There is no other alternative. But the parents are different. Not all of them can give what the child needs. So you need to adapt to it. So if you think about this client of yours who is so distant and you can't get close to them, or who is constantly overwhelming you with with problems, think of them not as having maladaptations, but as logical solutions to the problem that they faced growing up. You know, I think it will also increase our empathy and our ability to explain to the client why it is that they are behaving the way they are, why that was a solution to a problem that they had as children. You know, they had a problem. How do I stay close to a parent, a mother, a father who have difficulties? Okay? So you adapted a certain solution, and this worked for you. This gave you the most of your mother that you could get. Okay? Ok, il motivo per cui mi sono tanto a lungo soffermato su questo aspetto è che vediamo questo tipo di adattamenti successivi noi come terapeuti con i nostri clienti, nel momento in cui riusciamo a rilevare, nel caso di un attaccamento appunto insicuro, il bambino che rimane sopraffatto, sempre iperattivato dalle sue stesse sensazioni, oppure in forma di evitamento ne ha preso distanza rispetto ad esse, e saperli riconoscere ci aiuta nel rapporto poi anche terapeutico a pensare a quello da bambini, a quello a cui siamo riusciti a creare come risposta a una relazione, cioè a un comportamento nato nella relazione con la figura di attaccamento. I think I hope. Okay, so so insecure attachment, this just summarizes what I said. The solution to keeping as close as possible to a parent who is insensitive. Okay, that's the solution. It's a solution to a problem. It's adaptive. It's not just a maladaptive thing, a problem. You know, it's an adaptation of a child to a certain caregiver, to a certain parent, and their parents' capacity to tolerate the child's need for closeness. Ok, quindi è proprio l'attaccamento insicuro, è una forma di attaccamento a quel genitore, è la soluzione per restargli vicino anche quando il genitore si mostra magari meno sensibile. Okay, so the last point on this slide, that what we see in general is that about 65 to 70% of all infants develop secure attachments to their mothers. This just gives you a sense that, on the one hand, most infants, the majority of infants, develop secure attachments. Of course, the majority of mothers, you don't need a perfect mother to develop a secure attachment, okay? If 2/3 of the infants develop secure attachment, you understand that this is actually a kind of normative thing that happens to most babies under ordinary circumstances. Ok, intanto non serve una madre perfetta per creare un attaccamento sicuro, e poi nel campione normativo quello che emerge è che 2/3 della popolazione infantile, quindi il 65% dei bambini, è in grado di sviluppare un attaccamento sicuro. Questo è l'ultimo punto della nostra slide. Okay, so the term sensitivity now is very important to explain, and I'll say a few words about it. What helps promote a secure attachment?
in a child, and what makes it more difficult for a child to develop a secure attachment. It's the sensitivity of the parent, which really means this is a concept that Mary Ainsworth developed. And for infants, what we're talking about in sensitivity is to read the child's signals correctly, to have an accurate reading of what the child is signaling when they're crying, when they're reaching, when they're crawling to you, when they're hugging you. To read that signal correctly and to respond to it in a way that is appropriate, that is matched to what the signal is. Ok, il concetto molto importante di sensibilità che poi si riferisce agli studi della Ainsworth è la capacità di leggere i segnali del bambino in maniera accurata e rispondente, cioè che questi segnali corrispondono effettivamente a quanto evocato dal bambino, al comportamento del bambino, saperli leggere e risponderli in maniera adeguata. Ok. And how is it that mothers can do this magic of sensitivity? We believe that it is based on empathic understanding of the child and insightfulness into the child's experience. So how do I know to match my response to what the child needs? Is it in the genetics? Well, in part, but part of it is also that I simply try, I respond to the child. If it works, then I know that I did the right thing. You know, the child teaches me, and if it didn't work, then I change. You know, oh, he's not hungry, he's tired. Oh, he's not tired, he needs a new diaper. Oh no, it's not the diaper, he's bored. Okay, so I just try different kind of responses until I get the outcome that I'm looking for. Ok, come faccio a sapere cosa ha nella testa il bambino? Attraverso una serie di aggiustamenti reciproci, per cui io inizio con dei tentativi a capire se è il pannolino, se il bambino è annoiato. Se funziona vuol dire che avevo ragione, quel comportamento era quello che avevo inteso, perché la sensibilità è prima di tutto comprensione empatica dei bisogni del bambino per quello che riguarda la sua esperienza del bambino. Una cosa che non avevo detto prima, che forse mi era sfuggita, riascoltando mi è venuta in mente, è noi intendiamo che la sensibilità insieme con l'insightfulness, quindi questa comprensione empatica e questa sensibilità spiccata del genitore, sia ciò che promuova l'attaccamento sicuro, è quello che funzioni. Attaccamento sicuro, I understand. Okay, so now I want to introduce to you, we go till 11 maybe? Till 11, okay, so a little bit more and then we take a coffee break. Okay, so I want to introduce to you how we measure, how we assess attachment in infants. Voglio introdurre le modalità attraverso le quali riusciamo a valutare l'attaccamento nei bambini. And I will talk first about normal kids, typically developing children, but I will show you later that we do the very same thing with children with autism. Ok, prima di tutto parleremo dei bambini con sviluppo tipico, ma subito dopo vedrete che è ciò che facciamo ugualmente anche con i bambini autistici. Okay, so this is a procedure that we call the strange situation. Okay? Questa è la procedura che noi chiamiamo la strange situation. Yeah. And we call it the strange situation because we are observing the mother and the baby in a playroom, laboratory playroom, that is strange for them. It's an unfamiliar place. Ok, e la chiamiamo strange perché la situazione, la procedura si svolge tutta all'interno di una stanza di gioco che per il bambino non è familiare, quindi è inusuale, è strana. And the idea is that we increase the stress that the child is experiencing from the beginning, where there's almost no stress because the child is with the mother in a playroom with toys, and gradually the stress is increased because first of all an unfamiliar person comes in, that's already a little stressful, and then the mother leaves, okay, that's stressful, and then instead of the mother coming back, a stranger walks in, so that's stressful, and then only the mother comes back.
Okay, so it's increasingly stressful over 20 minutes. Ok, e l'idea è quella di introdurre gradualmente degli stressor ambientali all'interno della procedura che dura 20 minuti in maniera tale che il bambino gradualmente appunto arrivi a dei momenti di maggior disagio, quindi prima gioca in una stanza con la madre, poi entra un estraneo, dopodiché la madre esce, il bambino rimane solo con l'esterno e la madre, il genitore, fa il ritorno, quindi attraverso delle introduzioni graduali di disagio per il bambino. When Mary Ainsworth developed the strain situation, her idea was to see the balance between attachment and exploration. You remember I showed you the circle of security, and she wanted to see that circle in the laboratory. So what she wanted to see is that when the baby is not stressed, they explore, they play in the room and so on, and then when the baby is stressed, they will turn to the mother for comfort. So she wanted to see how the baby balances between the exploration and the attachment. Ok, il motivo per cui poi è nata dall'elaborazione della Ainsworth questa procedura era per verificare e valutare l'equilibrio del bambino tra il sistema di esplorazione e quello di attaccamento, cioè vedere quanto il bambino riesce a gestire in maniera un po' come il circolo che vi facciamo vedere prima, le due circostanze. So she followed the babies for the first year of life. She put them in the strange situation, and she discovered that about 65% of the babies responded in a pattern that she called secure. Ok, avendo valutato dei bambini a partire dal primo anno di vita, aveva visto che all'interno della procedura circa il 65% di questi rispondevano in maniera sicura. And one of the really brilliant discoveries that she made was that it was much less important how the baby reacted when the mother left the room. When the mother left the room, some babies cried, some babies cried less, some babies even didn't cry, okay? And people thought that that was an indication of the strength of the attachment, you know? But she discovered that actually the most important thing was not what the baby did when the mother left, was what happened when the mother returned. Ok, una delle cose più importanti su cui ci si è soffermati era la reazione del bambino all'uscita dalla stanza della madre. Alcuni bambini piangevano di più, altri di meno, alcuni addirittura senza pianto, ma la cosa che si è osservato essere primariamente importante non era l'uscita dalla stanza della madre, bensì la reazione del bambino al suo ritorno. Okay, so let me tell you first and then show you what a secure baby looks like in the strange situation. So in the beginning, when the mother and the baby are together, nothing bad happened, no stress yet, okay? So what you see is the baby exploring the room because the mother is there as a secure base. Ok, nella prima fase, intanto vi dirò, poi vi farò vedere anche cosa succede al bambino con l'attaccamento sicuro. Nella prima fase il bambino non ha nessun stress introdotto ancora perché è nella stanza che gioca liberamente in presenza ancora della madre. Then the mother is asked to leave the room and the baby may or may not show distress. Ok, poi viene chiesto alla madre di uscire dalla stanza e il bambino può o non può ugualmente mostrare del disagio per questa separazione. Some babies may behave as if they don't really notice or pay attention or it doesn't really matter that the mother has left. Alcuni bambini sembra non diano molta importanza, che non si accorgono addirittura del fatto che la madre stia uscendo dalla stanza. So these are secure babies. So we should not jump to any conclusion when we see a mother leaving the room and the baby or the child are like nothing happened. We say, oh, this is a problem.
Why is the baby not crying? Maybe he's autistic because he's not noticing. Well, when you look at normal babies, and we have looked at thousands of babies already, you know, securely attached babies, many of them show, you know, they may look and go back to playing, okay? Because I don't know why. That is not the issue. The issue is that they not necessarily show a big drama when mother was there. Ok, quindi attenzione a non saltare a facili conclusioni quando vediamo, perché la mamma sta uscendo dalla stanza che il bambino magari non le dà attenzione e non se ne preoccupa, perché la conclusione facile è che appunto possa esserci qualcosa che non va, è un problema, invece stiamo osservando il comportamento del bambino, migliaia di bambini, ognuno di loro in maniera diversa, reagiranno alla separazione dalla madre. But what we will see, quite typically, is that the level of play of the child decreases when the mother is away. So the child was playing, and then you notice that the level of the play, the energy in the play, the complexity of the play may go down a little bit, even though the child is not showing distress. Ma la cosa che sicuramente noteremo è che all'uscita della stanza della madre il livello del gioco, la sua qualità o l'organizzazione interna del gioco potrebbe variare, sicuramente con qualche impoverimento. È il momento in cui esce anche senza disagio, però quello che notiamo è nella fase del gioco che qualcosa sta cambiando, insomma, si sta organizzando in maniera diversa. When the mother comes in, the child will greet the mother in a positive way. If the child is distressed, they will seek closeness to the mother. They may even raise their hands to be picked up, and so forth. But maybe the child is not distressed. So all he will do is like look at the mother, smile at the mother, show the mother the toy that he was playing with, and so on. So it could be quite a small sign, but there is a greeting. There is like they're reconnecting, okay? And you don't expect a big drama if the child is not upset. So the child is not upset, then there will be a small greeting, a looking, a smiling. The child is upset, okay, then you expect to see more. Ok, quello che vediamo al rientro della madre può essere sicuramente un saluto attraverso un segnale, uno sguardo, o se il bambino non ha avuto nessun tipo di disagio, sicuramente non ci aspettiamo che lui reagisca in maniera drammatica. Viceversa, se il bambino ha avuto delle difficoltà alla separazione, è probabile che gli rivolgerà le braccia, vorrà essere preso in braccio, cercherà la prossimità in maniera diversa. Però ciò che notiamo sempre nei bambini con attaccamento sicuro è che c'è un segnale di ricongiunzione, insomma di ritrovo, no? Un saluto di reconnect, yes. Reconnect, exactly. Si riconnettono. Riconnecto. I like that word. Everything in Italian sounds so beautiful. And now very important also is the other part. After so if the child is distressed, they see closeness. When they get the closeness they need, they calm down. Okay, so if the child was crying, for example, he will stop crying, and after a little while they will go back to exploration. It is not enough for the child to calm down in the presence of the parent. That's a necessary but not sufficient condition for security. They also need to return to exploration. Okay. Ciò che è essenziale per i bambini con attaccamento sicuro non è soltanto l'idea di calmarsi, per esempio nel caso in cui fosse a disagio, ma è anche la capacità, una volta calmo, di ritornare alla fase di esplorazione, quindi ritornare al gioco, per esempio nel caso della strange situation. Quindi il fatto di calmarsi è una condizione sufficiente, ma
ma non necessaria ma non sufficiente nei bambini con attaccamento sicuro. Okay, so now we will see a little video of a 1-year-old baby in our laboratory. Abbiamo un video di un bambino di un anno